Tutto nasce da un prato verde e da un ampio affaccio sul lago e sulla valle del Centro Cadore. Questo è un luogo a me caro, che ho sempre vissuto dapprima come spazio di gioco e successivamente crescendo come punto di osservazione e meditazione. Qui ho scelto di costruire la mia casa. Non è stato facile per me inserirmi in questo contesto, per la paura di snaturare il luogo legato ai miei ricordi e perderne il valore. Valorizzare questo luogo e trasferire le sue potenzialità all'interno del progetto, creare un ambiente funzionale che trasmettesse le stesse sensazioni che ho provato io, sono stati gli intenti che mi hanno guidato nell'ideare questo nuovo spazio. Il paesaggio circostante, l'esposizione solare, la conformazione del terreno e la vicinanza al limite del bosco sono stati i cardini che hanno definito la progettazione di questa casa. Gli ambienti, nella mia mente, dovevano godere della vista completamente libera sul lago e sulle montagne che racchiudono la valle. L'esposizione a sud della facciata principale è stata una scelta voluta per sfruttare al meglio l'apporto termico naturale del sole. La morfologia del terreno, la collocazione al margine del costruito hanno condizionato invece le scelte di forma e finitura dell'edificio. Quello che ho immaginato percependo il luogo è stato di creare un balcone che doveva affacciarsi e aprirsi sulla valle, adagiato sul terreno, non troppo emergente per non interferire con l'orizzontalità del bosco alle spalle, che compenetrasse nella natura attraverso l'utilizzo delle sue stesse cromie e che si rapportasse figurativamente con i vecchi fienili ancora presenti a memoria dell'originario utilizzo di questi prati. La casa si attesta sul punto più alto del pendio, in posizione dominante rispetto al terreno. Qui la casa sembra appoggiarsi sul piano verde, con il suo unico volume racchiuso dentro la cornice definita dalla grande copertura a doppia falda e dalla loggia esterna. Un secondo volume incastonato nel verde crea l'appoggio a terra, colmando il dislivello del terreno e collegando la casa agli accessi principali. Entriamo in casa. Attraverso il corridoio guardaroba si accede alla scala centrale che conduce al cuore dell'abitazione. La scala è una doppia gradonata in legno che si stacca dalla pavimentazione in conglomerato di pietra del piano interrato. L'ultima rampa è in ferro accidato. La scala viene spezzata in due materiali differenti e acquista una forma scultorea. Con questo approccio al progetto, gli elementi funzionali diventano essi stessi oggetti di arredo. Anche la scelta dei materiali dei singoli elementi è dettata da una logica funzionale e formale. La scala in legno di rovere invece già definisce gli ambiti della casa vera e propria, dove troviamo il rovere che riveste completamente la superficie del piano superiore. Salendo la scala, una finestra verticale sul vano cieco anticipa già la percezione della vista sull'esterno, che viene amplificata poi quando si raggiunge il disimpegno centrale. Siamo arrivati nell'ampio open space della casa. Il volume che racchiude gli spazi di vita quotidiana è definito dalla grande copertura inclinata e si affaccia con una vetrata continua sul paesaggio circostante e sulla profonda terrazza che diventa ulteriore estensione degli ambienti interni verso l'esterno. La cucina, il pranzo ed il soggiorno dialogano visivamente tra di loro e la percezione di continuità è data dalle ampie vetrate che utilizzano un telaio scomparso nella pavimentazione, dall'utilizzo di un unico materiale per la pavimentazione e dall'utilizzo del parapetto in vetro a protezione della terrazza. L'ampia loggia coperta diventa ulteriore ambiente esterno della casa. È uno spazio dove si può pranzare, giocare o riposarsi. Può essere isolato o messo in rapporto di continuità grazie alle ampie aperture scorrevoli. Da qui si apprezza interamente la natura esterna con cui la casa è a diretto contatto. Internamente ho scelto dei toni neutri per le pareti e per la pavimentazione in legno. Gli arredi fissi sono disegnati in continuità con il progetto della casa, nei toni e nei materiali. I complementi di arredo, diversamente, sono combinati tra di loro in un equilibrio di colore, matericità ed epoca storica. In questo modo la casa diventa una tela bianca su cui disegnare il proprio spazio più confortevole.
Se il colore dominante degli interni della casa è il bianco, su cui poi spiccano i toni decisi degli elementi di arredo, gli esterni della casa sono volutamente scuri. Il rivestimento in abete è trattato con una colorazione che si rapporta con i colori naturali del legno ossidato, che si vedono sui vecchi fienili. Le tavole sono posate in verticale come sugli edifici rurali. Gli aggetti laterali della copertura scompaiono e la protezione dalla pioggia venne garantita da pensiline in ferro verniciato e da un grande bow window laterale che disegnano le aperture sui prospetti ciechi. Sono Maria Chiara De Silvestro e questa è la mia casa.